Ma che cos'è la nuda proprietà? È una proprietà spogliata, per questo nuda. Vediamo insieme nel video che cos'è la nuda proprietà e se può essere un buon investimento immobiliare. Prima di iniziare lascia che mi presenti Guido Spanò, investitore immobiliare. Su questo canale troverai tutto quello che ti serve per fare operazioni immobiliari esclusivamente sul libero mercato. La nuda proprietà è un tipo di proprietà in cui il proprietario detiene il titolo legale dell'immobile, ma non ha il diritto di utilizzarlo oppure viverci. Questo diritto di utilizzo e godimento rimane in carico ad un'altra persona, denominata usufruttuario, che mantiene questi diritti fino alla sua morte oppure fino a una data prestabilita. Oggi vorrei spiegarti velocemente perché non investo nella nuda proprietà. Prima di entrare del perché delle mie motivazioni, vorrei raccontarvi una storia. La storia di una donna che a 90 anni decise di vendere la nuda proprietà del suo appartamento. Chi comprò la sua nuda proprietà era un avvocato di 47 anni. Ritengo che questa storia sia interessante perché stiamo parlando della donna più longeva del mondo, infatti visse fino a 122 anni. L'avvocato che acquistò la nuda proprietà morì prima di lei e la famiglia di lui finì per pagare il doppio del valore dell'appartamento. Questo aneddoto, prendiamolo come tale, è però quello che mi viene subito in mente quando penso alla nuda proprietà. Vediamo ora più nel dettaglio in 5 punti perché non amo questa forma di investimento. Il primo motivo per cui evito di investire nella nuda proprietà è perché alla fine dei conti si tratta di una scommessa macabra. Farà parte dell'investimento valutare sia età che stato di salute del venditore. E a prescindere da questo, non puoi sapere con precisione quanto vivrà l'usufruttuario. Questo rende estremamente difficile pianificare il rientro della liquidità investita. Avere i capitali bloccati ha già di per sé un costo che diventa maggiore se non si hanno certezze sui tempi di rientro. Punto numero 2 è un valore di mercato indefinito. Il valore di una nuda proprietà infatti non è ben definito dal mercato. Esistono sì delle tabelle ufficiali che forniscono delle indicazioni, ma queste hanno principalmente valenza fiscale. Chi vende la nuda proprietà, infatti, lo fa molto spesso calcolando quello che gli serve sulla base delle sue esigenze economiche. E non essendoci parametri ben definiti, questo significa spesso che la percentuale di sconto applicato fa sì che il gioco non valga la candela. Puoi finire per pagare un prezzo troppo alto senza avere nessuna garanzia di rendimento. Punto numero 3 riguarda l'andamento del mercato. Potresti rientrare dei tuoi soldi in una fase di mercato calante. Questo potrebbe significare che l'investimento potrà dare dei frutti di gran lunga inferiori a quelli pianificati, o in alternativa tenere bloccato ancora sul mercato l'immobile in attesa di un periodo migliore per bene. Senza contare che nel tempo l'immobile potrebbe semplicemente deteriorarsi, oppure essere tenuto male, riducendo ulteriormente il suo valore di mercato. Punto numero 4. Le spese straordinarie sono a carico del nudo proprietario. Le spese straordinarie spesso possono essere di natura importante, quindi possono essere molto costose. E in un periodo, ad esempio, come quello della nuda proprietà, che può essere anche pluridecennale, hanno di gran lunga maggiori probabilità di verificarsi. Eppure questo va tenuto in conto quando si acquista la nuda proprietà. Poi molto spesso quando si parla di spese straordinarie esistono delle spese straordinarie ben definite, mentre altre che possono ricadere in ambiti di ambiguità, non è ben chiaro chi debba pagare e anche questo può comportare dei problemi nel corso del tempo. Per finire, punto numero 5, è tutto da scartare. Quindi la nuda proprietà è completamente da buttare via? Non necessariamente. È una nicchia sicuramente con poca concorrenza. Chi ha molta liquidità e riesce a trattare in maniera significativa e non ha bisogno di un rientro immediato può fare assolutamente dei buoni affari. Conosco persone che a volte hanno investito in nuda proprietà, ma con delle condizioni ben precise. Lo fanno soltanto per diversificare il proprio portafoglio di investimenti e solo se riescono ad acquisire a delle condizioni molto vantaggiose. Personalmente preferisco investire in operazioni più veloci, o meno variabili che possano compromettere il ritorno dell'operazione. Se sei interessato a sviluppare operazioni più veloci, guarda i video che trovi qui di fianco. Metti like, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi della nuda proprietà e se magari hai intenzione di investirci. Come sempre ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video.